Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi ho questo bello amplificatore della Sansui AU5900 che l'amico Pierpaolo l'ha mandato perché gli dia una controllata, perché c'è un problema, diciamo, scritto qui, c'ho il foglio qui, sì che lo leggo. Allora, nell'accensione il relè che commuta le casse, mentre prima ci metteva pochi secondi, ora ce ne va a mettere anche 10. Secondariamente questo relè, che dovrebbe impedire il bump delle casse, l'anti-bump praticamente per evitare il colpo nelle casse, e invece sulla cassa sinistra continua a fare questo rumore, cioè non lo faceva ovviamente prima e ora fa questo bump all'accensione quando il relè commuta, e anche questo non va bene. E poi sul canale destro saltuariamente c'è un fruscio, non di alta intensità, comunque di bassa intensità. È già stato guardato però tanti anni fa da un tecnico che ha sostituito, diciamo, 2 transistor per ramo, quelli che fanno la funzione del differenziale, e da allora è sempre andato bene, tranne ora che ha iniziato a fare questo problema. Perciò io e voi guarderemo insieme questo problema, cercheremo di risolverlo e continuate a vedere come al solito questo video per vedere quello che combino per voi. Allora, cosa dire di questo apparecchio? Esteticamente si presenta molto bene. Era un apparecchio comunque di punta, apprezzato da tantissime persone. È costruito, diciamo, in maniera un attimino strana rispetto ad altri apparecchi, perché come vedete gli ingressi sono messi in questa, diciamo, maniera, cioè questa specie di console, gli ingressi e le uscite, invece che piatti di solito come sono negli altri amplificatori. I controlli di tono sono avanzati perché oltre ai bassi e agli alti c'ha anche i medi, c'ha i filtri come tanti apparecchi per tagliare le frequenze alte e le frequenze basse, e c'ha l'inserimento o il disinserimento, diciamo, dei controlli di tono. Le manopole sono di buonissima qualità, anche se purtroppo non sono completamente di alluminio, sicché nell'insieme è un apparecchio di fascia alta sicuramente. Questo modello è la U5900, ma veniva prodotto praticamente identico ma più potente anche la U6900 e la U7900. Così che io direi bando agli indugi, lo proviamo e dopo che si è provato lo apriamo e passiamo subito alle cose serie. Allora, l'apparecchio è collegato al carico fittizio e ora inquadriamo l'oscilloscopio in maniera che se fa il bump, oltre a sentirlo, lo vediamo anche. Ecco inquadrato il mio fido oscilloscopio, il mio primo oscilloscopio, come il primo Cent di Paperone. Ora l'accendo e vediamo se su un canale fa il bump. Accendiamo, il relè ci pensa, vediamo se fa il bump. L'ha fatto e si è mossa la traccia di sopra praticamente, vedete? Non è stabile lo stesso, sicché io direi di aprire l'amplificatore e vedere quello che succede. Allora, l'amplificatore è aperto e qui ho tappato semplicemente chi l'aveva guardato anni fa, perché insomma per la privacy, non perché non voglio far vedere chi l'avesse guardato. Dopo poi rileverò il nastrino di carta e è tutto a posto. Fra parentesi, aveva fatto un bel lavoro, sicché va benissimo. Trasformatore, condensatori, la parte del preamplificatore e dei commutatori, e tutto il resto è sotto. Ora ve lo giro, ve lo faccio vedere. Eccola lì, la parte praticamente del finale del relè che fa la commutazione di tutte le cose, è tutta qua. Qua ci sono, non lo so se si vedono, proviamo a alzare, qua ci sono i finali e via discorrendo, come si dice. Il problema è che non ci si lavora, sotto c'è non solo l'altra scheda ma uno schermo metallico, sicché se vanno sostituiti dei componenti qui bisogna smontare completamente tutto l'amplificatore, togliere tutti questi fili e sfilare il tutto, che sarà una cosa oscena, però se andrà fatto, andrà fatto. Io direi di prendere
delle misure preliminari, andare a vedere questo relè se fa la commutazione, se fa anche dei rimbalzi strani prima di tutto, e poi prendiamo delle misure. Questo qui inquadrato ovviamente il relè delle casse, volevo vedere se facesse dei rimbalzi. Ecco fatto, come avete visto si è attaccato, si è staccato e si è riattaccato di nuovo. Riprovo un attimo, tanto poi mando avanti il video veloce. E anche questa volta ha fatto il famoso rimbalzo, sicché bisogna capire come mai e direi di andare a misurare alcune tensioni. Qui ci sono i due condensatori elettrolitici di filtro, misuro un attimino la tensione per vedere se è uguale su entrambi, diciamo, i lati. Allora, più 40 volt e meno 40 volt, sicché diciamo che la tensione è giusta. La cosa buffa è che per il ramo positivo hanno usato il marrone e l'arancione per il ramo negativo. Comunque vabbè, non è importante poi alla fine. Allora, le tensioni sul ramo dell'alimentazione dei finali sono corrette. Come mi ha detto Pierpaolo, l'amplificatore una volta partito comunque funzionava. Vediamo un attimino insieme. L'amplificatore funziona. L'unica cosa, lui gli sembrava di sentire un canale più alto dell'altro, e in effetti se andiamo a vedere la forma d'onda, provo a sovrapporle, c'è una forma d'onda che è parecchio più bassa dell'altra. Un pochino di differenza ci può essere fra i due canali ovviamente, perché se no come si dice, anche la manopola del bilanciamento non avrebbe ragione di esistere, non serve solo per come sono posizionate le casse. Però questa è una differenza notevole. Se era una differenza di poco poteva, diciamo, essere normale, così è una differenza di tanto, sicché anche qui Pierpaolo aveva ragione e bisogna indagare sul perché chiaramente fa questi problemi. Prima di proseguire con il video volevo dare qualche secondo di spazio a PCBWay, che sponsorizza il video e che è da sempre praticamente il mio produttore di fiducia per i circuiti stampati. Non tanto per l'economicità, perché è vero che i circuiti di PCBWay sono anche economici, ma in realtà lavora in maniera eccezionale. Vi voglio far vedere la realizzazione di alcuni miei circuiti stampati, come sono fatti bene. Questi sono 3 circuiti stampati. Questo è un circuito stampato in SMD. Guardate queste piazzole come sono precise. Stessa cosa, questo è un altro circuito stampato, anche i fori sono molto precisi, le serigrafie sono veramente fatte bene e le piazzole sono veramente ben realizzate, belle lucide, si saldano, diciamo che è una bellezza. Se volete dei prodotti con l'aspetto professionale come alcune delle mie realizzazioni, fate come me, ordinate con fiducia da PCBWay e rimarrete sicuramente soddisfatti. Allora, una prova veloce che possiamo andare a fare è quella di andare a vedere le tensioni sui relè, se sono le più basse, se non vanno bene, proprio perché si è visto, diciamo, la commutazione incerta. Io credo che in realtà commuti incerto perché da questi punti, due punti qui, senta una tensione anomala lì per lì al momento dell'accensione all'uscita delle casse, perché secondo me il problema è da un'altra parte. Comunque, se qua c'è una tensione su questa base qui continua in qualche maniera, ovviamente il relè non si ecciterebbe, e il relè, se questa tensione ci va all'inizio, tenderebbe a fare quello scherzo che fa e praticamente si eccita, si diseccita e si rieccita un'altra volta, perché poi probabilmente si stabilizza. Comunque, se invece fosse
una tensione incerta sull'alimentazione della bobina del relè, anche quella lì potrebbe fare quello scherzo lì. Che quello che dobbiamo andare a vedere, vedete il mouse è qua, se noi abbiamo il 33 volt e poi direttamente in questo punto qui, dopo questa resistenza, se qui abbiamo il 24 volt perché il relè è alimentato a 24 volt. Sicché se a quel punto lì noi abbiamo l'alimentazione giusta, vuol dire che questa parte qui 99 su 100, mai dire mai, ma insomma 99 su 100 la possiamo escludere. Sicché direi subito di andare a fare queste misure qui. Allora la resistenza che dicevo è questa, sicché dobbiamo andare a controllare ai capi di quella resistenza lì. Ci devo trovare da una parte circa 33 volt e da quell'altra del relè 24, che quella lì è la resistenza di caduta di tensione del relè. Accendo, il relè è scattato, andiamo a misurare qua, devo lavorare con la sinistra. Se notate, io in cima al puntale ci ho messo un pezzettino di guaina, ci ho messo perché siccome è tutta questa parte qui metallica, se uno gli scappa la mano rischia di fare dei danni, così siamo più tranquilli tutti e lo dovreste fare anche voi. Allora qui abbiamo 34 volt e dall'altra parte 24 volt, sicché diciamo il relè viene alimentato perfettamente e dobbiamo ragionare su cosa può essere che fa il bump. Sicuramente non è colpa del circuito di relè, ma è colpa di qualche altra cosa che fa andare, diciamo, quasi in protezione il relè per un attimo e poi lo riporta in regime. Anche perché ha detto che gli fa ogni tanto un fruscio oltretutto e potrebbe essere, diciamo, collegato. Ora guardo cosa può essere e ne ragiono con voi. Allora, facendo un piccolo ragionamento, Pierpaolo ha detto che quello andrà appurato, che ogni tanto oltre a fare il bump gli comincia a fare un leggero fruscio, mentre già una volta che aveva, mi pare, 1 anno o 2 l'amplificatore, l'ha portato a quel centro assistenza perché gli faceva delle scariche ma più forti e il centro assistenza gli ha cambiato giustamente questo transistor differenziale e chiaramente il suo collega, che è questo qui. Allora, partendo dal presupposto che questi qui potrebbero essere, ma insomma non è che si guastano tutti i giorni, che diciamo così a prima vista lo escluderei. Poi l'amplificatore funziona, me l'ha detto, l'amplificatore comunque funziona, anche se ogni tanto fa quel leggero fruscio e se c'è questo piccolo, diciamo, problema all'accensione del bump che fa e questo relè che saltella. Ora, se ci fosse delle tensioni continue che vanno a alimentare, che vanno a finire sui finali, il relè non si ecciterebbe per niente, sarebbe ovviamente questo, come si dice, i finali in corto o qualsiasi cosa, e a quel punto lì non andrebbe. Mentre se ci fosse dei problemi nella zona qui, diciamo, di questi pre e di questo differenziale, se lì per lì ci fosse qualcosa, un transistor curioso, delle resistenze strane, delle tensioni sicché che non sono più quelle che dovrebbero essere, potrebbe fare che all'inizio per un brevissimo istante qui mi ci trovo una leggera tensione che mi fa eccitare e non eccitare il relè. Avete visto che saltella, sicché io indagherei in questa zona qui, Allora, la prima cosa, ovviamente abbiamo 2 canali e possiamo andare a vedere i 2 canali se c'è problemi uno con quell'altro, sicché io faccio per spiegarvi, andrei a misurare qui se ci sono i 12 volt o qualcosa del genere, che dovrebbe essere 13 volt, vediamo se di là si vede meglio. 13 volt,
faccio vedere un canale, ma va bene per tutte e due. Andrei a vedere a questo punto se ci sono circa i 13 volt. Se non ci fossero, andiamo a controllare se questa resistenza è buona, se da quest'altra parte ci troviamo circa i 38 volt e se qui ci sono i 41 volt. La stessa cosa vale per la parte negativa. Qui ci dobbiamo avere circa 44 volt, qui circa 42 volt e mezzo e via discorrendo. E qua la stessa cosa, su tutti e due i rami dovrebbe essere la stessa cosa, sicché ai capi di queste 41, 38, 13 e la stessa cosa qui 44, 42 volte. Se queste tensioni non ci sono, possiamo andare a indagare, voglio dire, anche se questi transistor lavorassero male, se queste resistenze qui avessero dei problemi, perché ovviamente se sono alterate di valore magari ci sarebbe delle tensioni sballate, sicché andiamo a fare questo controllino qui. Allora, il primo controllo che facciamo è su questo diodo Zener qui, quello nero con la fascetta, e poi il suo corrispondente che speriamo che si veda, che è qua nascosto. Andiamo a vedere se sia su uno che sull'altro ci sono i circa 13 volt. Partiamo da questo diodo qui, devo lavorare con la sinistra, vediamo se faccio dei danni. 12 volt e 9 va bene, anche se non sono 13 spaccati, 12 volt e 98 direi che ci siamo. E ora guardiamo l'altro, anche qui andiamo a vedere se faccio dei danni. Tocco male perché lavoro con la sinistra. 12,5 è un po' più basso. Ora andiamo a vedere le tensioni all'ingresso, sicché andiamo a vedere se c'è il 41 volt e se c'è poi il 38 volt, sempre per il ramo positivo. Allora, ai capi di questa resistenza qui, che è da 220 ohm, anche se l'ultima sembra quasi un arancione con la telecamera, in realtà è un marrone un po' in qualche maniera, comunque sullo schema 220 ohm. Da una parte ci dovrebbe essere circa 41 volt, 42 e da quell'altra circa 38. Dico sempre circa perché chiaramente varia anche in base alla tensione di rete un pochino, no? In base alle tolleranze dei componenti. Allora da questa parte c'è appunto 41 volt e 9 e da quest'altra parte c'è 38 volt e 6, sicché diciamo più o meno ci siamo. Andiamo a vedere il corrispondente, l'altra resistenza, sempre sulla parte positiva. Eccola là, qui si vede un pochino meglio che è da 2,20. Anche qui dalla stessa parte ci dovrebbe essere circa 40, cioè 41 volt e 7, sicché come di là, anche perché è in parallelo, e dall'altra parte dovremmo ritrovare 38 volt come di là e ce ne troviamo 20, sicché già qui c'è qualche problema, o un assorbimento troppo grande o la resistenza che è andata a spargere. Controlliamo anche la parte negativa, così ci togliamo il pensiero. La parte negativa di questo ambaradacci cicocò è questa parte qui, sicché io da una parte dovrei avere circa le stesse tensioni però in negativo, meno 43 volt, vedete c'è il meno davanti al tester, e da quell'altra meno 41 e qui diciamo più o meno ci siamo. Vediamo l'altra corrispondente. L'altra corrispondente è questa. Qua abbiamo il meno 43, lo 0 davanti non vuol dire 0,43 volt, sono 43 volt. E di qua 4 volt. Bello. 43 e 4,3.
sicché qui, anche qui c'è qualcosa, sospetto che siano le resistenze, sicché la prima cosa che faccio, ora misuriamo insieme le resistenze. Allora la prima cosa da fare è, intanto vi faccio vedere, se io misuro una resistenza da 220 ohm, vedete 0,216 kΩ, deve dare questa indicazione più o meno in base alla tolleranza. Le resistenze e i componenti in circuito, quando li andiamo a misurare, possono dare dei valori che sono sballati, ma di solito il valore che possono dare sballato è in meno, non è mai in più, sicché se io vado a misurare per dire una resistenza da 220 mi può dire che è 200, 180 e roba del genere, ma se mi dice per dire che è un kΩ ovviamente c'è qualcosa che non quadra. Partiamo da questa qui, sono 4 le resistenze da misurare, partiamo da questa, non sono nel punto giusto, un attimo, partiamo da questa, staccato l'amplificatore, staccato, scaricati i condensatori e qui segna 265, sicché è un attimino più alta. Proviamo a invertire, 265 invece che 220 è un pochino più alta, ma insomma diciamo di poco. Ora andiamo a misurare questa, che vi ricordate da una parte c'era 40 volt e dall'altra praticamente quasi nulla, poco, mentre da una parte invece di là, da una parte c'era 20 volt. Questa qui mi segna 6K, 6000 ohm, 6,23. Riproviamo, vado invertendo, è circa 6 kΩ, sicché questa è andata più che di me. Andiamo a vedere le altre due. Le altre due sono, una è questa e una è qua, nascosta. Partiamo con la prima, che questa mi dà 330 ohm. Diciamo che sono un po' variate di valore, perché insomma ci passa anche sempre corrente, perché fanno da caduta di tensione, e quest'altra era quella che mi dava da una parte 20 volt e anche questa sono 3000 ohm, che sono andate, vanno cambiate. Allora il problema ora qual è? Che per smontare questo c'è da fare l'ira di Dio, anzi prima di smontarla farei una prova, questa qui che ci dava una tensione strana, ce ne metterei una magari da 330 ohm in parallelo, tanto per vedere se varia qualcosa e se il bump lo fa sempre, considerando che è questa parte qui, questa, quella di, vediamo un po'. Allora, dicevo, questa resistenza qui che è quella variata che di qua ci dava poco, e questa parte qui, questa proprio dove è messa quella resistenza, è quella che faceva il bump. Proviamo prima di stare a smontare tutto a mettere una resistenza con 2 coccodrilli in parallelo a questa e vediamo se continua a fare il bump con e senza resistenza in parallelo. Ce ne metto una da 330 ohm per fare la prova. Vedete i 2 coccodrilli, uno verde e uno rosso. All'altro capo ci ho messo una resistenza da 330 ohm per fare la prova. Vediamo se continua a fare il bump. Io starò zitto, sentiamo se si sente. Accendo, non si è sentito. Ora provo a togliere la resistenza, lo rispengo, cioè il relè ha scattato bene, ha fatto uno scatto solo. Ora tolgo la resistenza, l'ho tolta, non la vedete ma insomma l'ho tolta, riaccendo e ha fatto il bump. Vi faccio risentire, rispengo, riaccendo e ha fatto il bump. Ci rimetto la resistenza, stacco l'amplificatore, ci riattacco la resistenza, vediamo se questa volta il bump non lo fa. È scattato solo il relè ma senza bump. Allora ora abbiamo 2 maniere di lavorare, una che non mi garba e una che c'è da smontare tutta l'amplificatore. Vediamo un attimino, ci penso, intanto ve le illustro. Leviamo queste qui.
Allora, la soluzione più semplice, perché qui va smontato veramente tutto l'amplificatore, ora ve lo inquadro. Questo va smontato tutto, finali, va levato tutta la piastra, insomma, va smontata la parte del preamplificatore di là, è una scocciatura tremenda. La soluzione più semplice, visto che queste resistenze sono parecchio rialzate, sarebbe proprio di tagliarle lasciando i gambini e risaldarci sui gambini. Non è un lavoro bello, però sarebbe più facile che sia possibile. Ora vedo. Allora ho optato per lo smontaggio completo, ma non sono molto d'accordo con chi ha progettato un coso che va dismontato tutto. Comunque ora sposto l'amplificatore e poi ci mettiamo a lavorare qua, già che ci sono, gli darò una pulita. Allora, qua è un po' appiccicata, un po' sporca, proverò a pulirla e poi ci lavoro. Ora vi faccio, magari ne pulisco un pochino, sposto, non lo pulisco sul banco di lavoro, vi faccio vedere come viene la parte che ho pulito e poi vi faccio il resto. Allora, la scheda è venuta piuttosto pulita, questa è resina che hanno messo loro praticamente a fermare questi cosi qui, non so perché in questi due punti qui. Comunque per il resto è venuta piuttosto pulita. Le resistenze le ho cambiate, io direi ora di provarle un attimino insieme e vedere se, diciamo, erano veramente quelle guaste, se danno dei valori così diversi dal 220 ohm. Allora, queste sono le resistenze che ho smontato e che ho cambiato. Non vi ho fatto vedere che ho saldato 4 resistenze, perché se no siamo qualcuno brontola, ma insomma ho saldato 4 resistenze, non ho fatto una statua di Botero, insomma. Allora li misuriamo e ovviamente dovrebbero essere perlomeno in maggioranza rovinate. Allora questa segna 6 kΩ, invece è 220, cioè dovrebbe essere 220. Questa segna 265, è molto vicina. Questa va quasi bene, diciamo, è cambiata anche questa ovviamente. Questa segna 3 kΩ, come vedete si erano avariate di valore. Questa è 330 ohm praticamente. Due potevano andare bene e due, come si è visto, erano quelle completamente rovinate e queste le gettiamo. Allora ora vi voglio un po' male, nel senso voglio un po' male a quelli che non gli interessa di vedere le vitine avvitate e mettiamo fermiamo questa scheda e la rimonto e praticamente arriva così questa scheda qui. Allora ci va due viti qui che non vi farò vedere come le avvito tutte, intanto fisso queste e poi ci sono delle viti qua, due viti qui, così che 3 viti qua, 2 viti che sono queste due, altre 3 viti di qua e poi tutti i connettori. Diciamo non è poi così male, dai, a parte che è noioso smontarlo tutto, ma insomma. Ora fissiamo i connettori. Allora, ho messo questi due connettori che non si vedono, poi vanno rimessi questi, va rimesso questo connettore qui, così. Poi ci sono questi connettori qui, bisogna ricordarsi ovviamente che il primo è nero, che il secondo è quello grigio e che il terzo è quello blu. Ecco fatto, quello nero lo passiamo sotto con quegli altri, non capisco perché era lì dove gli pare. Poi abbiamo questa abbiamo tutti questi altri connettori. Io questi qui li ho segnati, dove questo è l'1, 2, 3,
4, 5 e 6 che è l'ultimo. E anche questi sono rimessi. E dopo si può provare, si può anche rivedere se le tensioni questa volta sono giuste e compagnia cantante. Riandiamo a misurare per scrupolo le tensioni. Vi ricordate, qui c'era circa 40 volte e ci sono 43 volte, ma di qua ci avevamo 5, 6, 7 volte, qualcosa del genere, meno 5, 6, 7 volte. E ora invece c'è meno 41 come di dovere. Da quest'altra parte c'è anche qui il più 39 volte e dall'altra circa più 40 e dall'altra parte 37 volte. Vediamo anche da quest'altra parte 43, qui comunque era la parte che funzionava a meno 43 e meno circa 41 e torna. Di qua invece avevamo più circa 40 e da quest'altra parte avevamo 20 che non va bene, invece 37, c'è una leggera caduta di tensione, c'è la resistenza apposta e è diciamo normale. Sicché abbiamo ripristinato le resistenze, non fa più il bump, lo proviamo a spengere e a riaccenderle, si sente solo il relè scatta una volta sola, ve lo faccio vedere. Allora ho inquadrato il relè, lo accendo, si guarda se scatta senza fare il doppio scatto, se si sente il bump. Poi ho notato una cosa, scattato tranquillamente. Poi ora gli levo il tappino, se vedete qui ha fatto un pochino di condensa, si vede che con gli anni ha fatto un pochino di umido dentro che andrebbe via lo stesso da sé. Comunque levo dopo il tappino e ne do una bella asciugata e già che ci sono do una pulita ai contatti senza sta a farvela vedere e li lubrifico un attimino. Altra cosina da fare, io ora ne faccio uno, cioè ne faccio un pezzettino per farvi vedere cosa intendo, con la penna in fibra di vetro bisogna mettersi qui, già che questi sono scoperti, e pulire i contatti. Vedete la differenza fra il sotto che è nero, questo qui, e questo qui che è stato pulito. Ora mi metto lì, le pulisco a modino perché ovviamente se ho la telecamera davanti non li posso pulire da lontano. Anche qui da quest'altra parte deve venire bello pulito, però chiaramente così non mi riesce a lavorare. Vedete, però piano piano viene. E ora lo faccio tutti, poi gli do un pochino di disossidante per contatti elettronici, per apparecchiature elettroniche, non il CRC, non il W40 e quelle cose lì, però non roba da meccanici, insomma, ecco. Ora le pulisco e poi dopo passiamo alla taratura. E ora passiamo alla taratura del bias, anche se è noioso, come dice qualcuno, ma insomma è una cosa che va fatta. E come vedete deve essere circa 18 mV, va regolato, questi due trimmer vanno regolati, dopo va fatto, vedete qui, dopo 3 minuti che l'apparecchio è acceso. Posiziono il tutto, accendo l'apparecchio, come vedete i due puntali sono messi lì, metto un attimino il voltmetro, accendo l'apparecchio, aspetto un attimino, siamo a 9 mV, ma se vedete ovviamente sta salendo e guardiamo fra 3 minuti a che punto è. Ovviamente non vi tedio a aspettare 3 minuti. Ora sono passati 3 minuti, nel frattempo ho invertito il puntale rosso e nero perché se no diciamo il multimetro segnava col meno davanti, non cambia niente ai fini della misura, però per fare le cose come vanno fatte, diciamo, che così si vede meglio. E ora devo portarlo a 18 mV. 17, 19, vediamo se riusciamo ad andare vicino ai 18, 16, 17 qualcosa, ecco qua, 18 mV. E ora passo all'altro canale.
Questo canale è già più vicino, se vi ricordate l'altro era a circa 10 mV. Vediamo di portarlo a 18 anche questo, giù per su. Anche questo 18 mV e siamo a posto, passiamo alle altre misure. Andiamo a controllare l'offset per scrupolo di coscienza. Qui non c'è regolazione dell'offset, sicché bisogna prendere quello che viene. L'importante è di non trovare magari 100 mV, 200 mV come offset, che sarebbe alto, diciamo un valore intorno a come qui 10-12 mV, 15 mV, diciamo è normale. Ovviamente in un mondo perfetto, e non ci siamo, vedete anche qui 9 mV, in un mondo perfetto, dicevo, e qui non ci siamo, un offset perfetto sarebbe di 0, cosa che ovviamente, come ripeto, non esiste. Lo spengo e passiamo alle altre misure. Una cosa che possiamo fare per vedere se i controlli di tono funzionano è usare l'onda quadra, e velocemente possiamo vedere se funzionano. Se io inserisco il filtro degli alti, si modifica ovviamente la nostra forma d'onda quadra. Se io inserisco quello dei bassi, si modifica dalla parte opposta. Il controllo dei toni non è inserito, sicché se io giro il controllo dei toni, come vedete, rimane lì. Se io inserisco il controllo dei toni, come vedete, se io muovo i toni, questi sono i bassi, ora non so se sto riandando al centro, questi insomma sono i medi, gli acuti, come vedete lavorano piuttosto bene, e si può vedere anche il loudness. Ora io sto inquadrando il filtro loudness, alzo un attimino di più il volume. Se io lo inserisco, come vedete, lui fa la sua variazione di gamma. Se io vado ancora avanti, a un certo punto lui dovrebbe, qui funziona ancora. Se io vado ancora su di volume, come sappiamo il loudness funziona fino a un certo punto del volume e dopo non dovrebbe funzionare più. Infatti, come vedete, da qui in poi lui non funziona, e praticamente vuol dire che anche il controllo di loudness funziona tranquillamente e funziona in maniera corretta. Possiamo usare il misuratore di distorsione, in questo caso come wattmetro, e possiamo vedere che lui dovrebbe essere circa 60 watt e inizia a clippare appunto a circa 60 watt più o meno. 59-60 watt inizia a clippare, sicché anche l'amplificatore eroga la potenza che dovrebbe erogare. Ora possiamo guardare anche la distorsione. Passiamo a vedere la distorsione. La distorsione dice la Bibbia lì dell'amplificatore che dovrebbe essere sotto allo 0,1%, sicché attualmente, come stiamo vedendo su un canale, siamo 0,02, c'è il punto davanti, quasi 0,03. Se io anche alzo, ovviamente quando vado in clipping vado a una distorsione 1,08, però subito sotto il clipping rimango su una distorsione di 0,03 circa. Se io mi sposto anche, vado sull'altro canale, vediamo se è simile, dovrebbe essere simile, sicché anche questo rientra, diciamo, se è simile, 0,025, anche qui rientra praticamente nelle specifiche sotto lo 0,1% su tutta la gamma. E anche qui direi che è a posto e l'amplificatore si potrebbe, anzi si può sicuramente richiudere. Allora traggo le conclusioni, diciamo, di questa riparazione che ho condiviso con voi. Allora, l'apparecchio secondo me è progettato benissimo a livello elettrico, perché come avete visto funzionava, nonostante tutto funzionava, e le resistenze che erano variate di valori sulla sezione che alimentavano i pre dei finali e tutta la parte, diciamo, preamplificatrice erano variate parecchio di valore, le tensioni erano completamente sballate, ma nonostante tutto lui funzionava, sicché vuol dire che la progettazione comunque era fatta bene per compensare comunque piccole variazioni. Qui erano grosse variazioni e funzionava lo stesso.
lo smontaggio dell'apparecchio è stato un attimino un po' più complicato del solito, tutti questi cavi da scollegare, ma una volta che uno aveva i finali con tutto, la basetta a mano, ci lavorava bene. Sì, che anche quello lì, diciamo, gli diamo un 9, tranquillamente gli diamo un 9. E per il resto, diciamo, ora l'apparecchio è tornato perfettamente nei suoi panni, funziona perfettamente, e io spero che questo video, come quelli che faccio, considerando che non li faccio solo per me ma li faccio anche per voi, vi sia piaciuto, e noi poi ci vedremo in un prossimo video, ma ricordatevi di iscrivervi al canale chi non l'avesse fatto, se volete iscrivervi al canale ovviamente, e tutte, diciamo, le compagnie cantanti, del caso che non sto a ripetervi perché poi divento noioso. Noi in questo caso ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!